Sei stanco e vorresti dormire, ma c'è qualcosa che te lo impedisce. Ciao, sono Patrizia Pietropaolo, sono psicologa e psicoterapeuta e oggi ti parlerò delle strategie che puoi utilizzare quando l'ansia ti tiene sveglio. L'ansia e l'insonnia sono due condizioni che tendono a influenzarsi a vicenda. Sviluppare delle forme di ansia più o meno forti è un fatto abbastanza comune, soprattutto se questa situazione di ansia si manifesta solo occasionalmente. L'ansia agisce spesso sul sonno, per cui non riesci ad addormentarti proprio perché tanti pensieri ti girano per la testa e la preoccupazione ti impedisce di dormire. Dato però che il sonno è una funzione importantissima per il tuo benessere, il non dormire, se si protrae nel tempo, può avere ripercussioni ed effetti collaterali che si evidenzieranno poi anche a livello fisico, non solo quindi sul piano psicologico. Ma ancora, la mancanza di sonno finirà per aumentare l'ansia, creando un loop dal quale può essere poi difficile districarsi. Ma se l'ansia proprio non ti fa dormire, cosa puoi fare? Ecco 7 consigli pratici che sicuramente ti aiuteranno. Il primo: fai degli esercizi antistress, come ad esempio la respirazione quadrata o il rilassamento che io ti spiego nei miei video che puoi trovare nei link della descrizione. Secondo, non forzarti ad andare a dormire. Rimani sveglio e non andare a letto fino a che non ti viene almeno un po' di sonno. All'inizio magari può anche essere un po' dura, ma vedrai che poi la voglia di dormire arriverà. Terzo consiglio, imposta e mantieni una routine che ti accompagni nell'addormentamento. Questa routine non è uguale per tutti, per cui scegli quella che fa di più al caso tuo. L'importante è che ti porti ad essere rilassato, e ti allontani da quei pensieri che ti fanno stare in ansia. Quarto, via via cerca di andare a dormire e di svegliarti sempre alla stessa ora. Questo è utile perché il nostro corpo ha dei ritmi interni, per cui una volta che sei riuscito ad impostarli, vengono mantenuti automaticamente. Quinto, la camera da letto serve per dormire, quindi togli tutte quelle cose che non sono correlate al sonno, lo smartphone, la televisione, fai sì che la tua stanza sia buia e possibilmente anche fresca. Sesto, se sei a letto ma non riesci ad addormentarti, lascia passare un po' di tempo, ma non troppo. Se vedi che inizi ad innervosirti, non stare lì a rigirarti nel letto, perché questo non farà altro che aumentare i tuoi pensieri. E quindi alzati, fai un'attività rilassante, preparati una tisana per esempio e poi torna a dormire. Settimo consiglio. Questo è abbastanza ovvio, stai attento alla caffeina, stai lontano da questi stimolanti. A questo proposito ricordati che la caffeina non è solo nel caffè, ma è presente anche in molte altre bevande, per cui leggi bene l'etichetta. Ovviamente poi vale sempre, se non ci sono grossi problemi, il rilassamento si rivela di solito molto utile e porta ad ottimi risultati. La mindfulness e la meditazione invece sono pratiche anch'esse molto valide, ma in questo caso però ti consiglierei di non praticarle prima di andare a dormire, bensì inserisci nelle tue routine quotidiane. Ovviamente ricorda che un terapista esperto con un trattamento personalizzato ti aiuterà a risalire alle cause che provocano questi stati di ansia per arrivare infine ad eliminarla, come conseguenza di alcuni cambiamenti che apporterai nelle tue routine o nella tua vita, per ottenere infine un sonno sicuramente ristoratore. Ciao, a presto!